Avete in mente un progetto di rimboschimento in Piemonte oppure volete creare un bosco urbano? Ottima idea, ma attenzione, non basta scavare una buca e metterci dentro una pianta. Oggi rispondiamo ad alcune domande più frequenti inerenti a questa tematica. Non sempre. Per interventi con fini forestali come i rimboschimenti, le rinaturalizzazioni, l'arboricoltura da legno o la creazione di boschi urbani o periurbani è obbligatorio utilizzare materiale certificato che ne garantisca la qualità e la provenienza delle piantine. La vivaistica forestale è regolata da una legislazione europea univoca, la direttiva 105 del 1999. In Italia questa direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 386 del 2003 che regola la commercializzazione del materiale vivaistico. A livello locale il Piemonte ha adottato un regolamento regionale nel 2022 che adotta le disposizioni nazionali e le personalizza al contesto regionale. Altre procedure tecniche e permessi sono contenuti nel regolamento forestale 8R del 2011. L'obbligo serve a proteggere la biodiversità genetica e a garantire l'adattamento delle piante. Le regioni di provenienza sono aree con condizioni ecologiche relativamente uniformi. Utilizzare materiale locale significa assicurare che le piante siano geneticamente preparate a quel clima e a quei disturbi naturali. Questo legame con il territorio è il segreto per un bosco il più possibile naturaliforme e resiliente. Il Piemonte a oggi dispone di una rete di 142 popolamenti idonei alla raccolta di materiale di moltiplicazione. Per ogni popolamento è disponibile una scheda descrittiva consultabile online attraverso la banca dati nel sistema di conoscenze ambientali e sul sito della Regione Piemonte nella sezione Foreste. All'interno dei popolamenti è possibile raccogliere da oltre 350 materiali di base, iscritti nel registro regionale, che converge in quello nazionale e poi in quello europeo. I materiali di base sono identificati con un codice univoco riportato sul certificato di identità, che ne individua la provenienza e la categoria commerciale. Sì, per le specie certificate la raccolta deve avvenire solo a partire da materiali di base iscritti al registro. Chiunque intende effettuare la raccolta deve inviare una comunicazione formale al settore foreste e al nucleo dei carabinieri forestali competente per territorio almeno 45 giorni prima della raccolta e richiedendo insieme il certificato principale di identità, che è un documento che accompagnerà il materiale vivaistico in tutte le fasi della filiera. Per garantire la variabilità genetica si deve raccogliere da 30 a 50 piante portaseme per le specie diffuse, come ad esempio faggi, larici, querce e pini, e da 15-20 piante portaseme per le specie sporadiche, come ad esempio i ciliegi e gli aceri. Si deve cercare di mantenere una distanza di almeno 25 metri fra i soggetti ed evitare danni fisici alle piante.
Per realizzare un progetto forestale in Piemonte è possibile richiedere piantine forestali autoctone presso il servizio VIFO della Regione. Il materiale vivaistico viene assegnato a pagamento per i cittadini senza vincoli di utilizzo o localizzazione, a titolo gratuito invece per enti pubblici e altri soggetti se destinati a progetti di educazione ambientale o per interventi di rinaturalizzazione e di ricostituzione di boschi danneggiati sul territorio piemontese. Le specie sono prodotte nei 3 vivai forestali regionali presenti in Piemonte per garantire l'idoneità genetica e la biodiversità. Sì, la gestione mira a migliorare la produzione di semi, a favorire lo scambio genico e conservare le specie sporadiche. Gli interventi selvicolturali in questi boschi richiedono autorizzazioni secondo il regolamento forestale e quello della vivaistica forestale, per garantire che non venga compromessa la qualità genetica della fonte e vengano conservati i portaseme. Per ulteriori approfondimenti potete consultare la pagina della vivaistica forestale sul sito della Regione Piemonte, dove potrete scaricare anche le brochure dedicate a questo progetto e trovare i contatti per altre informazioni.